Avete mai sentito parlare di un colloquio che ha preso una piega inaspettata, trasformandosi da un'umiliazione in una rivelazione sorprendente? Ciao, sono Rossana e ti voglio raccontare la storia di Carla. Sono sicura che ti lascerà a bocca aperta e ti farà riflettere su come i pregiudizi possano accecare anche i più navigati professionisti. Carla fece il suo ingresso nella lussuosa hall della Tech Solutions Italia, un gigante nel settore delle soluzioni digitali. Indossava un vecchio cardigan, dei jeans sbiaditi e un paio di semplici scarpe da ginnastica. I suoi capelli erano legati in una coda di cavallo un po' disordinata e un paio di occhiali appannati le scivolavano sul naso. Le due receptionist, impeccabili nei loro tailleur sartoriali, la guardarono con un misto di disprezzo e indifferenza, quasi non degnandola di un saluto. Uno sguardo veloce, un sospiro appena percettibile, e poi tornarono alle loro chiacchiere animate e al tintinnio delle loro unghie sulle tastiere. Carla, con la sua aria dimessa, sembrava una persona fuori posto in quel contesto scintillante. Eppure ogni suo movimento era calcolato. Non c'era esitazione nel suo passo, solo una tranquilla determinazione. Mentre attraversava il corridoio luccicante, udì frammenti di conversazioni, risate soffocate e il rumore dei tacchi alti che battevano sul marmo. Quando raggiunse la sala colloqui, tre figure imponenti erano già sedute al tavolo ovale di cristallo. Un leggero mormorio e qualche risatina sottovoce la accolsero. Uno dei tre, un uomo dai capelli impomatati e un sorriso sornione, sussurrò al collega: «Sembra che si sia persa. Forse cercava l'ufficio di collocamento». Ma quella donna, che loro pensavano fosse una povera anima smarrita, non era affatto persa. Carla, infatti, era ben lungi dall'essere una semplice candidata in cerca di un impiego. Stava solo osservando, ascoltando con attenzione ogni singola parola e memorizzando ogni dettaglio, ogni espressione. Sotto quell'outfit modesto e apparentemente trasandato si nascondeva una vera forza della natura, una leader nata, una visionaria. Quella che per loro era solo una candidata ridicola, quasi un oggetto di scherno, era la proprietaria, la fondatrice e la presidente della stessa azienda per cui tutti loro lavoravano. E quando la verità venne a galla, quei sorrisi arroganti e quegli sguardi di disprezzo si trasformarono in silenzi assordanti, in espressioni di shock e per alcuni in irrevocabili lettere di licenziamento. Carla De Luca non era una leader che amava comandare dall'alto, isolata nella sua torre d'avorio. Come fondatrice e presidente di Tech Solutions Italia, una società tecnologica valutata a milioni di euro, aveva costruito il suo impero su pilastri solidi, rispetto reciproco, umiltà genuina e una ferrea giustizia. Credeva fermamente che il successo di un'azienda dipendesse non solo dall'innovazione, ma anche e soprattutto dal modo in cui trattava le persone, a partire dai suoi stessi dipendenti. Tuttavia, negli ultimi mesi erano giunte alla sua attenzione voci sempre più preoccupanti. Non si trattava di semplici pettegolezzi, ma di segnalazioni precise e inquietanti. Diversi candidati che avevano sostenuto colloqui presso le filiali dell'azienda lamentavano di essere stati giudicati con estrema severità, se non addirittura apertamente umiliati, soprattutto se il loro aspetto non rispecchiava certi canoni di professionalità imposti arbitrariamente. Alcuni erano stati liquidati in pochi minuti, altri erano stati oggetto di commenti pungenti sul loro abbigliamento o sulla loro presunta inesperienza. Carla avrebbe potuto semplicemente inviare una squadra di ispettori interni per indagare o diramare una circolare con un richiamo all'etica aziendale. Ma conosceva bene la natura umana. La gente tende a cambiare comportamento e a nascondere le proprie vere intenzioni quando sa di essere sotto osservazione da parte dei superiori. Per questo scelse una strada più rischiosa, ma di gran lunga più efficace. Decise di agire in prima persona, sotto copertura. Con l'aiuto della sua fedele assistente personale, Mariella, Carla preparò un piano elaborato. Si fece passare per un'aspirante impiegata. Inviò un curriculum vitae falsificato, un profilo deliberatamente modesto, con il nome di Federica Rolin. La posizione per cui si candidò era quella di assistente amministrativa di primo livello, in una delle filiali più recenti dell'azienda, situata in un quartiere periferico della città.
Il vantaggio di questa filiale era che nessuno del personale lì aveva mai incontrato Carla di persona. Era il luogo perfetto per la sua missione sotto copertura. Per rendere la sua trasformazione ancora più credibile, Carla recuperò dal suo armadio abiti che non indossava da anni, capi semplici, ormai consumati, senza alcuna etichetta di marca visibile. Si assicurò che ogni dettaglio, dalle scarpe al modo di portare i capelli, fosse in linea con l'immagine di una persona comune, forse un po' trascurata, che cercava disperatamente un impiego. Varcò la soglia della sua stessa azienda da perfetta sconosciuta, pronta a vivere in prima persona ciò che i candidati avevano subito. La sala d'attesa della filiale non era solo fredda per la temperatura dell'aria condizionata troppo alta, ma lo era soprattutto nell'atteggiamento generale. Nessuno si prese la briga di salutarla o di offrirle un sorriso. Carla percepì subito un'aria di distacco, quasi di superiorità. Mentre aspettava il suo turno, sentì un membro dello staff bisbigliare a un collega. Quella lì probabilmente cerca solo qualcosa da fare, un lavoretto qualsiasi per tirare avanti. Carla sorrise tra sé e sé, un sorriso appena accennato che nascondeva un misto di osservazione acuta e una crescente determinazione. Rimase tranquilla, pazientemente in attesa, osservando il via vai, le facce annoiate, i tic nervosi degli altri candidati. Quando finalmente chiamarono il nome di Federica Rolin, Carla fu scortata in una sala colloqui dove ad attenderla c'erano 3 persone. C'era Daniela, la responsabile delle risorse umane, sempre impeccabile e un po' alterata, con un'aria di superiorità innata. Accanto a lei, Mirko, il manager delle operazioni della filiale, un uomo d'affari dall'aria cinica e lo sguardo inquisitore. Infine c'era Chiara, una giovane intervistatrice junior, che sembrava visibilmente a disagio e nervosa fin dal momento in cui Carla entrò nella stanza. Daniela le dedicò a malapena uno sguardo, fissando più la sua cartellina che il suo volto. «Allora, vuole fare l'assistente amministrativa?» chiese con un tono di voce piatto e con le sopracciglia alzate, quasi a voler sottolineare l'assurdità della sua candidatura. «Sì», rispose Carla con la massima calma, la voce ferma ma sommessa. «Mi piace organizzare le cose e aiutare le persone. Ho fatto lavori simili in passato, in diversi contesti». Mirko, il manager, scoppiò in una risata sarcastica. «Ha lavorato in bar e in biblioteca, leggo qui. Niente di proprio aziendale, eh?» «Imparo in fretta», replicò Carla senza scomporsi. «Mi adatto facilmente a nuove situazioni e ambienti». Daniela le rivolse un sorriso sprezzante. «Qui le serve ben più di questo per cavarsela, signorina». Le domande che seguirono furono superficiali, quasi un pretesto per riempire il tempo. I 3 intervistatori interruppero le risposte di Carla, alzarono gli occhi al cielo in segno di disinteresse e si scambiarono sguardi complici, come se stessero partecipando a una farsa privata. A un certo punto Daniela borbottò, in un tono appena udibile ma carico di veleno: «Di sicuro non ha l'aria di una che vuole lavorare, questa». Carla mantenne la calma, ma nella sua mente prese nota di ogni singolo dettaglio, il tono sprezzante, i sorrisi beffardi, il completo disprezzo per la minima umanità e professionalità. Si chiese con quanta facilità quelle persone liquidassero i talenti, quante opportunità venissero sprecate ogni giorno a causa di giudizi affrettati basati sull'apparenza. Se trattavano così chi credevano senza potere, quanti potenziali collaboratori avevano già fatto scappare. Il suo sguardo si posò su Chiara, la giovane intervistatrice, che si muoveva nervosamente sulla sedia, chiaramente a disagio con l'atteggiamento dei suoi colleghi. Nonostante il suo imbarazzo, Chiara rimase in silenzio, forse per paura o per mancanza di coraggio di opporsi. Carla ne prese nota mentalmente. Alla fine del colloquio, Mirko si alzò in piedi con un'aria di condiscendenza. «Bene, buona fortuna, Federica. Non penso che terremo in considerazione la sua candidatura. Non ci sembra adatta a questa azienda», disse, la sua voce intrisa di un sarcasmo palpabile. Carla si alzò con calma, prese la sua modesta cartella e appoggiò una busta bianca sigillata sul tavolo. Il silenzio nella stanza si fece denso. «In realtà», disse Carla, la sua voce ora forte e chiara, risuonando nella stanza, «penso proprio di essere adatta a questa azienda. Anzi, posso confessarvi che questa azienda non è adatta a me, perché quando l'ho creata non era certamente questo quello che avevo in mente».
Sì, avete capito bene. Sono Carla De Luca, la fondatrice di questa azienda. Un silenzio incredibile, carico di tensione e incredulità, invase la stanza. Il sorriso arrogante di Daniela svanì all'istante, sostituito da un'espressione di puro terrore. Mirko impallidì visibilmente, come se avesse visto un fantasma. Chiara, l'intervistatrice junior, esalò un respiro strozzato di sorpresa e sollievo. Sono venuta qui oggi, spiegò, il suo tono fermo e deciso, perché ho ricevuto numerose segnalazioni di trattamenti scorretti e poco professionali durante i colloqui. Non volevo crederci del tutto, ma ora purtroppo l'ho visto con i miei occhi. Vi lascio anche la busta con le mie referenze, dove potrete vedere che sono veramente io. Daniela aprì la bocca per balbettare una scusa, ma Carla alzò una mano, fermandola. Risparmiate le vostre parole, il colloquio è finito. Si rivolse poi a Chiara, con uno sguardo di comprensione. Grazie per la sua professionalità, signorina, anche se è rimasta in silenzio, avrà presto mie notizie. Poi, senza aggiungere altro, si voltò e uscì dalla sala, lasciando dietro di sé un silenzio che urlava più forte di qualsiasi rimprovero. Le conseguenze di quel colloquio sotto copertura arrivarono in modo rapido e inequivocabile. Daniela e Mirko furono licenziati con effetto immediato per gravi violazioni del codice etico aziendale e per comportamenti lesivi dell'immagine dell'azienda. La loro arroganza e il loro disprezzo costarono loro il posto di lavoro. Chiara, invece, fu convocata da Carla il giorno successivo. Lungi dall'essere rimproverata, fu promossa a capo di una nuova iniziativa di riforma delle risorse umane, con il compito di implementare nuove linee guida per i colloqui, basate sul rispetto, l'equità e la valutazione oggettiva delle competenze. Carla inviò una mail a tutta l'azienda, un messaggio chiaro e potente che divenne subito virale anche sui social network. Se giudichiamo i candidati solo dalle scarpe lucide e non dal loro vero valore, scrisse, rischiamo di perdere chi davvero può rivoluzionare la nostra azienda, chi può portarci al livello successivo. Il rispetto non si guadagna con un titolo o con un abito costoso. È un diritto fondamentale che spetta a ogni essere umano. La sua storia non divenne virale solo perché si era nascosta per scoprire la verità, ma perché ricordò a tutti, sia all'interno che all'esterno dell'azienda, una lezione universale. L'umiltà e il rispetto sono valori inestimabili. Da quel giorno in poi, ogni volta che qualcuno entrava in uno degli uffici di Tech Solutions Italia, con abiti semplici o un'aria dimessa, veniva accolto non con sguardi di sufficienza, ma con un sincero sorriso e un'apertura al dialogo, consapevoli che il vero valore di una persona non si misura mai dall'esteriorità. Cosa ne pensi di questa storia? Credi che i pregiudizi legati all'aspetto siano ancora un problema diffuso nei colloqui di lavoro? Se questa storia ti è piaciuta, non dimenticare di lasciare un mi piace, iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti altri nuovi racconti. Sono Rossana e ti aspetto alla prossima storia.